Ciao a tutti, amici del benessere e della buona vita. Avete mai camminato scalzi in casa? Magari solo per quel sollievo immediato che si prova togliendo le scarpe dopo una lunga giornata? E adesso che l'estate è alle porte e quelle temperature invitanti ci chiamano a liberare i piedi, questa sensazione diventa ancora più irresistibile. Ma vi siete mai chiesti se questa piccola, apparentemente insignificante abitudine quotidiana possa avere un impatto enorme sulla vostra postura, la circolazione e persino sul vostro cervello? E attenzione, perché non tutti possono farlo, e farlo nel modo sbagliato, credetemi, può anche peggiorare quei piccoli o grandi dolori che magari già sentite. Rimanete con me, perché in pochi minuti scopriremo insieme perché camminare scalzi può diventare il vostro segreto di benessere dopo i 65 anni, oppure un errore da evitare. Preparatevi a rimettere in discussione tutto quello che pensavate sui vostri piedi. Ricordate amici, per ogni dubbio sulla vostra salute, lasciate perdere il dottor Google e correte dal vostro medico curante. La salute viene sempre prima di tutto. Allora, questo segreto dei piedi felici vi ha intrigato? Mettete un bel like al video. Non volete perdervi altri consigli geniali? Allora iscrivetevi al canale. Ah, e condividete questo video con chi pensate possa beneficiarne. E non siate timidi, lasciatemi un commento. Mi fa sempre piacere sapere cosa ne pensate e creare insieme questa bella community di persone che si supportano a vicenda nel meraviglioso e a volte un po' bizzarro viaggio della vita. Il potere nascosto dei tuoi piedi. Camminare scalzi è una di quelle cose che facciamo senza pensarci troppo. Magari d'inverno vi viene in mente si prende freddo. Ma adesso che le giornate si allungano e il caldo si fa sentire, l'idea di liberare i piedi sul parquet fresco o sul tappeto morbido è una vera tentazione. E fate bene a cedere, perché la verità è che camminare a piedi nudi è un gesto potentissimo per il corpo, soprattutto con l'avanzare dell'età. Sapete, i nostri piedi sono delle vere meraviglie dell'ingegneria naturale. Per millenni i nostri antenati hanno camminato scalzi su terreni diversi, erba, rocce, sabbia. I loro piedi erano forti, flessibili e incredibilmente sensibili. Le scarpe, per come le conosciamo oggi, sono una invenzione relativamente recente. Pensateci, per la maggior parte della nostra storia, il piede umano è nato per camminare libero. Un massaggio al cervello e un superpotere per l'equilibrio. Ora preparatevi a questo dato sorprendente. Sotto i piedi ci sono oltre 7.000 terminazioni nervose. Avete sentito bene? 7.000. Ogni volta che camminate scalzi, stimolate direttamente questi nervi, come se steste accendendo il sistema nervoso centrale. È come una ginnastica invisibile per il vostro cervello, un vero e proprio massaggio neuronale che parte dalla pianta dei piedi. Ed è qui che arriva il bello. Camminare a piedi nudi non solo sveglia il vostro cervello, ma migliora anche l'equilibrio, rafforza i muscoli delle gambe e in un colpo solo riduce il rischio di cadute. Lo sapevate? Pensate alla signora Ada, sempre molto attenta, ma con l'età aveva iniziato a sentirsi meno sicura sui suoi piedi. Una piccola irregolarità del pavimento, una distrazione e zac! Perdeva l'equilibrio. Ecco, uno dei problemi più sottovalutati dopo i 65 anni sono proprio le cadute in casa, quelle improvvise che arrivano senza avvertire. E spesso non sono dovute solo alla distrazione, ma a piedi che hanno perso un po' della loro voce, non sentono più bene il terreno. Camminare scalzi aiuta a riattivare la sensibilità plantare, ridando ai vostri piedi la capacità di comunicare meglio con il cervello. È come dare ai vostri piedi un paio di orecchie e un microfono per sentire e raccontare al cervello ogni minimo cambiamento del terreno. Gambe leggere e postura da modello. Non solo, camminare scalzi favorisce la circolazione sanguigna. Senza scarpe non ci sono costrizioni, nessun laccio che stringe, nessuna suola rigida che blocca. Il sangue circola meglio e le gambe si gonfiano meno.
Quella sensazione di gambe pesanti a fine giornata? Beh, liberare i piedi può fare miracoli. Immaginate di sentire le vostre gambe più leggere, più scattanti, come se avessero fatto un bel respiro profondo. E c'è un altro vantaggio nascosto, un vero e proprio segreto di bellezza: la postura. Quando indossiamo scarpe tutto il giorno, il piede si adatta alla forma della scarpa, come se fosse imprigionato. Col tempo, questo può alterare il modo in cui camminiamo, influenzando la schiena, le ginocchia e persino il collo. Camminare scalzi, invece, vi obbliga a usare tutti i muscoli stabilizzatori, dalla pianta del piede fino alla schiena. È come una mini palestra gratuita a ogni singolo passo. Vedrete che quasi senza accorgervene la vostra schiena si raddrizzerà e vi sentirete più alti e sicuri. Attenzione, non è per tutti. Ma attenzione, non è tutto oro quel che luccica. Camminare scalzi non va bene per tutti e non in tutte le situazioni. Per esempio, se soffrite di fascite plantare acuta, l'impatto diretto potrebbe peggiorare il dolore. Se avete artrosi avanzata al piede o alla caviglia, camminare scalzi su superfici troppo dure potrebbe causare fastidio. E se avete il diabete con neuropatia, cioè una ridotta sensibilità ai piedi, dovete fare molta attenzione. In questi casi, il piede può perdere la capacità di sentire piccoli traumi, tagli o il freddo eccessivo e potreste non accorgervi di ferite. Ma non preoccupatevi. Anche se avete uno di questi problemi, potete comunque beneficiare dei vantaggi del camminare scalzi. Tra poco vi spiegherò come fare, in totale sicurezza. La magia della riflessologia ai tuoi piedi. Intanto, un'altra curiosità affascinante. Secondo la riflessologia plantare, una pratica antica e affascinante, ogni punto del piede è collegato a un organo specifico del corpo. Il tallone, ad esempio, parla ai reni, l'arco plantare allo stomaco e le dita alla testa. Pensate che quando camminate scalzi su superfici naturali, come il legno del parquet, la sabbia del mare o l'erba fresca del giardino, massaggiate naturalmente questi punti. È come fare un trattamento gratuito di riflessologia ogni mattina, un vero toccasana per tutto il vostro corpo. Camminare scalzi, il tuo piano sicuro. Allora, la domanda finale è: fa bene o fa male camminare scalzi dopo i 65 anni? La risposta è: dipende da come lo fate. Con un po' di consapevolezza e qualche piccolo accorgimento potete trasformare questa semplice abitudine in una fonte inesauribile di benessere. Ecco come potete iniziare a godervi il piacere e i benefici del camminare scalzi in totale sicurezza. Iniziate in morbidezza. Non lanciatevi subito sul cemento. Cominciate camminando scalzi su superfici morbide e accoglienti. Un tappeto spesso, il vostro parquet di casa o un tappetino da yoga. Sentite le sensazioni, prendetevi il tempo. Sfruttate il caldo estivo. Adesso che arriva l'estate, approfittate del calore naturale. Camminare scalzi su superfici tiepide e asciutte è un piacere e vi aiuta a evitare shock termici ai piedi che d'inverno sarebbero sconsigliati. Il risveglio dei piedi. Micro esercizi quotidiani. Dedicate 2-3 minuti al giorno a questi semplici esercizi, vi faranno una vera differenza. Rotazione. Caviglie. Seduti o in piedi, sollevate un piede e ruotate la caviglia lentamente in senso orario e antiorario per 10 volte. Poi cambiate piede. Sentirete i muscoli che si distendono. Dita attive. Provate a stendere le dita dei piedi il più possibile, poi a contrarle, come se voleste afferrare una biglia. Ripetete per 10 volte. Punta e tallone. Camminate per qualche passo in punta di piedi, poi per qualche passo solo sui talloni. Questo attiva muscoli diversi e migliora l'equilibrio. Le alternative intelligenti. Se proprio non potete camminare completamente scalzi, non disperate. Usate calzini antiscivolo che vi danno stabilità ma lasciano una certa libertà al piede, o scegliete pantofole leggere e flessibili, quelle che non imprigionano il piede ma lo lasciano muovere quasi come se fosse nudo. Il tuo segreto di benessere gratuito.
Ora lo sapete, camminare scalzi non è solo un gesto da bambini o da alternativi con l'incenso, è un vero e proprio esercizio di salute, accessibile a tutti e completamente gratuito, che può migliorare il vostro equilibrio e la vostra sicurezza nei movimenti, ridurre il rischio di cadute in casa, attivare e migliorare la circolazione delle gambe, stimolare il vostro cervello mantenendolo attivo e reattivo, migliorare la vostra postura, facendovi sentire più eretti e a vostro agio. E tutto questo partendo da una semplice e piacevole abitudine in casa, specialmente quando l'estate ci invita a liberare i piedi. Se questo argomento vi ha incuriosito e vi ha dato qualche spunto utile, date un'occhiata agli altri video del canale. Troverete tanti consigli semplici, naturali ed efficaci per prendervi cura di voi, senza complicarvi la vita. E ricordate, non è mai troppo tardi per cambiare una piccola abitudine e ottenere grandissimi benefici. A presto e piedi liberi! Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi chiedo ancora una volta di mettere un bel mi piace. Se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo per non perdervi i prossimi video dedicati al nostro benessere. Cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati e se conoscete qualcuno che potrebbe trovare utili queste informazioni, non esitate a condividere questo video. Grazie di cuore per avermi seguito fin qui. Ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio!